Ciao a tutti e bentornati in questo canale. Con il video di oggi voglio mostrarvi come sintonizzare la CPU con la scheda madre al fine di ottenere una corretta richiesta di tensione al VRM e al contempo abbassare le temperature di esercizio dello stesso processore. Come ho potuto notare da diversi video comparsi su YouTube, spesso capita che processori di alta fascia Intel, nel mio caso specifico il 14900K, se lasciati in auto lavorano con tensioni e potenze totalmente non in linea con le specifiche richieste da Intel. Il risultato finale è instabilità e prestazioni da processore di fascia inferiore. Pertanto, la cosa fondamentale per ottenere questa corretta sintonizzazione tra VRM e processore è quella di utilizzare la giusta linea di carico per compensare le perdite di tensione. Allo stesso modo è necessario regolare questa scelta con il giusto parametro ACLL, il quale, nel percepire un aumento della tensione, aumento il valore VID inviato al VRM. Ultima cosa da tenere presente in tutta questa attività è che non bisogna assolutamente utilizzare una linea di carico troppo forte, ad esempio LLC 7 e 8, e tantomeno una troppo debole, LLC 1 e 2. Mentre per LLC 7 e 8 il disappunto è dettato dalla piccolissima caduta di tensione con picchi di overshoot e undershoot significativi, con conseguente aumento di calore del pacchetto CPU completo, alias degrado del componente, per LLC 1 e 2 il risultato è che il nostro 14900K con altissima probabilità girerà come un 14700K, se non peggio. Cosa assolutamente da bandire per tutti noi che amiamo la tecnologia e il meglio che ci può offrire. Ora, detto ciò, analizziamo i dati che ho ricavato dalle diverse load line calibration. Partendo dall'Outline Calibration 3 ho ottenuto un valore misurato di 1,10 milliohm. Allo stesso modo, scendendo, l'Outline Calibration 4 ci restituisce un valore di 1 milliohm. L'Outline Calibration 5 misura un valore di 0,73 milliohm e l'Outline Calibration 6 un valore di 0,49 milliohm. Nel particolare ho scelto di utilizzare la Loadline Calibration 4, che è la più stabile e a mio avviso la più idonea per ottenere ottime prestazioni e basse temperature. Nella circostanza quindi ho impostato in un primo momento in manuale DC Loadline uguale a 1.0 milliohm e partendo da un valore di 0,55 che è quello misurato al momento iniziale in automatico sulla AC Loadline, ho fatto dei passi di 0,1 milliohm, 0,2 milliohm scendendo fino al momento in cui il processore non risultava essere più stabile e nel mio caso col tipo di CPU che ho in dotazione e col tipo di scheda madre ho ottenuto un valore di stabilità con basse temperature e ottime prestazioni a 0,35 milliohm. A questo punto vi mostro le misurazioni che vi ho anticipato sul conto della Loadline Calibration e qualche benchmark sintetico. Ci tengo a precisare che queste prestazioni sono state ottenute solamente con l'ottimizzazione della linea di carico e la sintonizzazione della CPU, cosa che vi consente un utilizzo giornaliero in sicurezza con le specifiche Intel e soprattutto con tantissima prestazione.
Una volta all'interno del BIOS Asus, recatevi nella scheda Extreme Tweaker e assicuratevi che tutto sia in automatico. Scendete fino al menu di G+ VRM e su CPU Load Line Calibration impostate il valore Level 4. Uscite dalla scheda di G+ VRM e recatevi nella scheda Internal CPU Power Management. Questa è la scheda di interesse. Su AI DC Loadline imposteremo il valore 1.00 per informare la CPU che stiamo utilizzando la Loadline Calibration 4, mentre come valore di partenza per AI EC Loadline utilizzeremo il valore 0.4. Questo valore può essere determinato dalla bontà del silicio della CPU che abbiamo a disposizione. Comunque, usciamo dalla scheda e rechiamoci in Advanced. Su Platform ISC Configuration disabilitiamo PCI Express Native Power Management e ASPM. Usciamo dalla scheda ed entriamo in CPU Configuration. Scendiamo fino a CPU Power Management Control. Una volta all'interno abilitiamo CPU C-State e Package C-State Limit imposteremo C8. Usciamo dalla scheda CPU Power Management, salviamo ed entriamo nel sistema operativo. A questo punto bisogna eseguire i benchmark. Cinebench R23, Cinebench R24, Y-Cruncher, e una volta che tutto funziona alla perfezione rientriamo nel BIOS Asus e sul parametro AC Loadline effettuiamo dei decrementi di 0,01 milliohm finché il sistema non eseguirà più i benchmark che abbiamo eseguito fino a quel punto. Una volta trovato il valore minimo alla quale il sistema è stabile con Y-Cruncher, Cinebench R23 e Cinebench R24, ci possiamo fermare e abbiamo sintonizzato perfettamente la nostra CPU con la scheda madre. Ed ora vediamo i miei valori. Entriamo di nuovo nel BIOS Asus e portiamoci sulla scheda Extreme Tweaker. Su AI Overclock Tuner impostiamo il profilo XMP1. Asus Multicore Enhancement lo lasceremo in automatico per rispettare le specifiche Intel. Performance Core Ratio imposteremo by Core Usage. Anche in questo caso rispettando le specifiche Intel. Quando sono attivi 2 core 60x, quando sono attivi 8 core 57x. E la stessa specifica la riporteremo nella scheda Specific Performance Core, dove solo i core preferiti raggiungeranno la frequenza di 6 GHz. Scendiamo nella scheda VX Related Control, lasciamo tutto in automatico. Sulla scheda DRAM Timing Control faremo dei piccoli aggiustamenti per quanto riguarda il TREFI, che lo porteremo a 65.535, e For Active Time, che lo imposteremo a 16. Tutto il resto lo lasciamo in automatico. DG+ VRM l'abbiamo impostato sul livello 4. Internal CPU Power Management, io sono arrivato a un valore di stabilità del mio sistema sui 0.35 milliohm per quanto riguarda l'AI EC Loadline, che è il parametro di compensazione. Usciamo, ci portiamo sulla scheda Thermal Velocity Boost, dove faremo questi aggiustamenti. Una volta che il processore raggiunge i 96 gradi, faremo un downbin di 1. A 94 gradi sul core 3 un downbin di 2, mentre sui core preferiti, che sono il 4 e il 5, un downbin di 1 a 96 gradi.
Per tutti gli altri core, una volta, quindi 6, 7, 8, una volta che il processore raggiunge una temperatura di 94, faremo un downbin di 2. Così sfrutteremo appieno la tecnologia OCTVB. VF Point Offset in questo caso non lo abbiamo utilizzato assolutamente perché vogliamo che la linea di carico fusa di fabbrica faccia il suo lavoro in automatico. Con questo video è tutto. Spero che le informazioni fornite siano utili ad utilizzare al meglio il proprio processore. Se il contenuto vi è piaciuto vi prego di lasciare un like e allo stesso tempo considerate di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti.